Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi ascoltiamo un'altra interpretazione dell'Eurovision 2024. Quest'anno è Angelina Mango, anzi questa volta italiana. La canzone si chiama La Noia. Avete chiesto in tanti di reagire anche a questa esibizione, ne porterò altre di altri artisti, vedo un po' cosa riesco a fare in base al tempo. Ovviamente l'ascolto volentieri perché è l'artista italiana, quindi vediamo un po'. Cosa ci combina? Ascoltiamo. Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta e mi hanno detto che la vita è preziosa, e rendo a testa alta sul collo, la mia collana non ha perle di saggezza, a me hanno dato le perline colorate per le prime incasinate con i traumi, da snodare piano piano con l'età, eppure sto una Pasqua guarda zero drammi, quasi quasi cambio di nuova città, che stare fermo a me mi viene la noia. La noia, la noia, la noia. Muoio senza morire, in questi giorni usati, vivo senza soffrire, non c'è croce più grande, non ci resta che ridere, in queste notti bruciate, una corona di spine, sarà il dress code per la mia festa, ah, è la cumbia della noia, oh, 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 è la cumbia della noia. Total, ah, è la cumbia della noia. È la cumbia della noia. Total. Tanta gente nel... Intanto, ovviamente la scenografia è bellissima, anche se è molto semplice, perché non ci sono grandi cose sul palco, però fatta di questi effetti, di queste proiezioni, di queste luci. Tanto per dirne una, all'inizio guardate con che cura hanno, per esempio qua, hanno sistemato, vedete, questi rami, ecco, partono dalla sua testa come se fosse queste spine, questi rami su cui stanno poi le rose, e sono come fossero i suoi capelli, quindi bellissimo effetto. La voce è bella, mi piace, molto, molto pulita. La voce di Angelina Mango già la conosciamo, è una brava cantante, però in questo caso un palco così grande e con un audience così grande anche a livello televisivo, si fa vedere che almeno in queste prime fasi lei, padroneggia molto bene il palco, quindi, da quel punto di vista anche ottimo direi. Tra l'altro ovviamente una canzone, diciamo, un po' latinoamericana, no, se vogliamo, un po' con queste sonorità sudamericane, però mixate a questa sorta di musica elettronica, dove c'è il basso molto forte, e poi musica elettronica che diciamo si unisce a questo ritmo latinoamericano, quindi, secondo me è una bella combinazione, ben fatto. Andiamo avanti un pochino, eccoci qua. Voilà. In questi giorni usati, vivo senza soffrire, non c'è croce più grande, non ci resta che ridere, in queste notti bruciate, una corona di spine, sarà il dress code per la mia festa, ah, è la cumbia della noia, oh, 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 è la cumbia della noia, total, ah, è la cumbia della noia, è la cumbia della noia, total. Tanta gente nelle cose vede il male, viene voglia di scappare come iniziano a parlare, e vorrei dirgli che sto bene ma poi mi guardano male, allora dico che è difficile campare. Business, parli di business, intanto chiudo gli occhi per firmare i contratti. Princess, ti chiama princess, allora adesso smettila di lavare i piatti. Muoio senza morire, in questi giorni usati, vivo senza soffrire, non c'è croce più grande, non ci resta che ridere, in queste notti bruciate, una corona di spine, sarà il dress code per la mia festa, ah, è la cumbia della noia, oh, 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 è la cumbia della noia, total. Allora scrivi canzoni, se le canzoni da... Scusate, interrompo solo un attimo. Allora, intanto a livello di
sia di scenografia, di canzone, di stile, hanno fatto un ottimo lavoro perché ovviamente stile completamente mediterraneo, lei tra l'altro quando canta, pur non essendo napoletana, ma essendo nata in Basilicata, ha comunque un dialetto molto simile al napoletano e a lei ha sempre detto che Napoli e il napoletano gli piace molto. Ricordiamo che il napoletano, per chi non lo sapesse, è una lingua particolare, in Italia ha un dialetto, che però è talmente diffuso e radicato che ha uno stile di canzoni sue. Le famose canzoni napoletane sono famose anche in tutto il mondo, come genere a sé. A lei piace molto questa cosa di Napoli e della, lingua napoletana, per cui lei quando canta ha un forte accento dialettale, no, almeno un italiano lo sente abbastanza facilmente e ovviamente lei è tutto sommato è anche orgogliosa di questa cosa, non fa nulla per nasconderlo, anzi in alcune canzoni sue, una famosa, fatta di recente, ha inserito anche qualche frase in dialetto, ehm, perché lei ama questa cosa. E tutto questo discorso del Mediterraneo viene fuori da questo accento che lei ha naturale, diciamo, anche nel modo di cantare, la musica ovviamente in stile sudamericano nonostante la parte elettronica, e poi ha inserito anche una parola, spagnola, quindi latina, che lei cioè questo total, che dice alla fine del ritornello, non è italiano, è ovviamente una parola suono spagnolo. Tutto questo per confezionare ehm, lo stile generale mediterraneo della canzone. Andiamo avanti. Anzi, andiamo indietro un attimo per non tagliare questo pezzo qua, ecco. Allora scrivi canzoni, sì le canzoni d'amore, e non ti voglio annoiare, ma qualcuno le deve cantare. Cumbia, ballo la cumbia, se rischio di inciampare almeno fermo la noia. Quindi faccio una festa, perché è l'unico modo per fermare, la noia. La noia, la noia, la noia. Muoio perché morire rende i giorni più umani. Vivo perché soffrire fa le gioie più grandi. Non ci resta che ridere in queste notti bruciate. Una corona di spine sarà il dress code per la mia festa. È la cumbia della noia. Devo dire subito una cosa, intanto lei è brava, sia come cantante che come, ballerina, diciamo così, e come performer, ma devo dire che in questo Eurovision, per quello che ho visto io, tanti artisti sono veramente bravi nel loro modo di esprimersi e soprattutto portano qualcosa di speciale alla canzone e quindi a tutta la manifestazione, ognuno ha qualcosa. Quindi non vorrei essere in quelli che devono decidere chi deve vincere. Sicuramente anche Angelina, come altri, secondo me è candidata alla vittoria, quantomeno nei primi posti, vedremo come andranno le votazioni. Cosa che ho notato che, mi ha fatto molto piacere è che, di solito si usa poco nel mondo dello show business. Adesso lo faccio vedere. Se voi guardate, vediamo se c'è un momento in cui si vede tutta la crew, eccoli qua, vediamo un po' mentre ballano, perché le ballerine che sono sul palco con lei, no, sono professioniste, ovviamente ballano eccetera, ma vediamo, ecco. Si vede chiaramente, finalmente non si tratta di ballerine magrissime, quasi senza forme, sono finalmente, ballerine, quindi modelle, bellissime tra l'altro, molto mediterranee anche loro, con le curve al loro posto. Mhmm, e questo secondo me è oltre a un bellissimo messaggio, perché comunque, basta esagerare con questi modelli inarrivabili, no, è un bel messaggio perché con questa scelta di questa crew, diciamo così,
anche la stessa Angelina Mango, una bella ragazza, però molto mediterranea, ehm, risulta secondo me anche molto più simpatica questa esibizione a chi guarda da casa, perché ci fa capire che chiunque può fare la ballerina, può far la cantante, non è necessario essere per forza, un modello diciamo dentro quelle misure standard che la moda insomma richiede, no, quindi secondo me è un bellissimo messaggio. Per quanto riguarda tutta la scenografia, ovviamente, come vedete il tema è quello delle spine, no, del roveto, almeno questo è quello che vedo io. Ed effettivamente la canzone ci parla della noia, non tanto come malessere in sé, ma addirittura rivalutandola, cioè la noia è un malessere, come il dolore, ma se non ci fossero ci mancherebbe qualcosa. Questo è quello che dice insomma Angelina, no, cioè anche la noia va vissuta perché è necessaria. E quindi lei festeggia, no, e quindi anche nel momento della noia o comunque del dolore, in qualche modo lei è pronta a festeggiare. Questo è il messaggio che ci dà. Quindi bellissimo anche il messaggio, ottima, scenografia. Lei ha fatto anche questo pezzo alla fine dove ha cantato senza strumenti e ha fatto anche un cambio di tonalità in questo passaggio, quindi, ripetiamo, in un palco del genere a fine esibizione, con tutta questa audience, basta sbagliare di un niente che uno si ritrova completamente fuori dalla tonalità giusta, quindi ha fatto un'ottima, interpretazione anche lei. Quindi direi bellissimo, grazie comunque di avermela consigliata. Cercherò di seguire anche gli altri vostri consigli e ascoltare anche le altre canzoni, tutte quelle che posso. Ovviamente commentate anche voi, dite cosa ne pensate di questa esibizione, mettete like se vi è piaciuta la mia reazione, iscrivetevi al canale, condividete se potete e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!